Benvenuti laziali alla settima puntata del Lazio Club Bruxelles Podcast. Questa sera sono qui con, come al solito, il mio co-host Diego. Buonasera a tutti e a tutte. E abbiamo questa sera un ospite speciale, il talent scout Lorenzo Pelucchini da Football Factory, dove insomma potremo parlare di tanti argomenti interessanti a partire da mercato, il ruolo del talent scout e ovviamente tanti argomenti relativi alla Lazio, visto che il nostro Lorenzo è anche tifoso laziale. Benvenuto. Ciao, buonasera a tutti e grazie dell'invito ragazzi. Sì, ci siamo, più laziali di tutti, ci siamo, pronti. Beh, Grazie mille per diciamo, aver partecipato, ovviamente. vabbè, Grazie a voi. Lorenzo, mio grande amico storico, ex compagno dell'università, poi ovviamente come avete visto le nostre strade si sono divise e adesso è Peggio, eh? coordinatore. È coordinatore presso Football Factory, come ha detto Valentino, dell'area di scouting. E poi il motivo principale, ovviamente, per cui è stato invitato è che è laziale fragico come noi, quindi diamo subito la parola a Lorenzo, che ovviamente ad inizio puntata tenderà a presentarsi e a dire un po' la sua storia, in particolar modo come è nata, no, l'idea di lavorare col calcio, che personalmente posso capire perché almeno per me, per molti appassionati, è un sogno stare nell'ambiente, avere a che fare con alcune dinamiche e come si è sviluppata, poi come è nata e come si è sviluppata la tua carriera nel mondo del calcio. Sì, diciamo che è una passione appunto che tutti noi ci abbiamo da quando siamo bambini, no? Soltanto che ben presto ho capito che probabilmente il mio sogno non era quello di diventare un calciatore, ma nel momento in cui ho scoperto che si poteva lavorare nel calcio, è stato quello che mi ha affascinato e che mi ha colpito. Ci sono anche diciamo, delle fasi che poi potrei raccontare perché ricordo bene quando avevo intorno ai 10 anni, mio zio mi comprava sempre il Corriere dello Sport, il Corriere dello Sport, stavo lì a leggere e mi diceva, vabbè, potresti fare il giornalista sportivo. E da là dico, ah, ma quindi si può lavorare col calcio. Quindi inizio che i primi anni vorrei fare il giornalista sportivo. Poi ricordo benissimo una mattina in macchina, passa la canzone PES dei Club Dogo e Jake La Furia dice compro e vendo giocatori dal Nintendo vecchia scuola, sono il re del mercato come Mino Raiola. E io la dico, cazzo, io pure voglio essere re del mercato come Mino Raiola. E da lì si struttura tutta questa idea. Quindi io da sempre, dai 12-13 anni, sapevo che volevo andare a parare lì. Il periodo del liceo aumento e maturo questa consapevolezza e nel momento in cui esco dico che cosa posso fare? E quindi inizio il sabato e la domenica a girare per i campi. Io sono di Roma come Diego e non so se anche Valentino è di Roma. E quindi comincio a girare tra Formello, Trigoria a vedere le giovanili della Lazio e della Roma e inizi lì a farti vedere, a farti conoscere, piacere, di qua, di là, entro nel circuito delle società dilettantistiche romane, quindi inizio ad avere un ruolo nell'Aprilia come osservatore e poi nella Tor Tre Teste. Contestualmente continuo comunque il mio giro di Trigoria, di Formello e quindi figure che magari potevano aprirti delle porte più professionali e arrivo alla Football Factory, che è la società per cui lavoro oggi, che è una società che si occupa principalmente di intermediazione. Noi non abbiamo giocatori che seguiamo e che rappresentiamo direttamente, ma ci occupiamo principalmente di intermediazione, quindi il nostro lavoro è quello di essere di supporto per i club. Ovviamente abbiamo il mio responsabile è un agente regolarmente registrato in FIGC e CONI, quindi lui ha i rapporti, principalmente lui ha i rapporti con i direttori sportivi di Serie A e nel momento del mercato, quindi noi ci basiamo su quelle che sono le richieste e le esigenze dei club. Io personalmente mi occupo di scouting, sono responsabile dell'area tecnica, quindi lavoro principalmente a video con Y Scout e nel weekend viaggiamo e giriamo per l'Europa e mi occupo di trovare i giocatori giusti. A quel punto dobbiamo contattare l'agente ufficiale del giocatore che rappresenta ufficialmente il giocatore
esporli, quindi quella che è la nostra intenzione di proporre il giocatore in un club piuttosto che in un altro, e se c'è il consenso, se c'è l'ok, il semaforo verde, a quel punto si passa a fare la trattativa che viene fatta principalmente da noi con il supporto dell'agente ufficiale, e poi una volta che l'operazione viene completata c'è la commissione finale, e quella viene divisa in parti uguali o comunque poi a seconda di quello che è l'accordo fra noi e l'agente ufficiale, così. Quindi noi chiaramente continuiamo ad essere poi di supporto all'agente e al giocatore, quindi è chiaro che se l'agente è belga, è tedesco, è francese, il ragazzo è magari qui a Roma, noi abbiamo la possibilità di stargli più dietro e di aiutarlo, però è un lavoro diverso rispetto a quello dell'agente vero e proprio. L'intermediario, diciamo, si occupa di altro, quindi siamo meno presenti, però ci occupiamo in prima battuta del mercato, e poi aiutiamo anche i ragazzi, insomma. Quindi un ruolo sostanzialmente di collegamento tra le esigenze delle società, nel tuo caso le esigenze tecniche delle società, e fornire opportunità, penso a giovani talenti o anche meno giovani, non lo so, ma credo nel tuo caso giovani perché ti seguo da un po', e quindi e poi fornire questo collegamento e poi di occuparsi di tutti i fattori esterni, anche umani, no? Delle Certo. esigenze del calciatore. E poi è Eh, fondamentale perché ricordiamoci che il giocatore prima di essere tale è un ragazzo, una persona, quindi esatto, quello mentale è un aspetto fondamentale ed è una cosa, una variabile che vi dico, da scout, per quanto poi sia difficile magari effettivamente capire quello che è l'aspetto e il livello mentale di un ragazzo, ma cerchiamo di dargli un'attenzione meticolosissima perché è un aspetto fondamentale. E guarda, voglio aprire e chiudere velocemente una parentesi in questo senso citando di Cyril Ngonge, che poi è un giocatore che è belga, è passato per il Club Brugge, ha giocato in Olanda con il Groningen. Il ragazzo lo facciamo a zero a Verona nel gennaio del 2023, dopo un anno e dopo aver salvato il Verona, c'è stato questo grosso trasferimento al Napoli per 18 milioni più 2. Il ragazzo viene a gennaio 2023, gli viene strappato il contratto dal Groningen per motivi comportamentali e per ragioni personali. Dopo un anno va per 20 milioni a Napoli. Questo significa che il ragazzo ha avuto uno switch mentale importante. Dopo poche settimane, dopo pochi mesi, già parlava perfettamente italiano, e questo ti fa capire poi la differenza tra il giocatore che magari non arriva e quello che invece riesce a fare lo step. E non è soltanto un discorso poi tecnico, fisico, ma l'aspetto mentale è fondamentale. no, esatto, Infatti, perché... Vai, se, vai, Vale. se posso, volevo farti una domanda proprio perché appunto immagino tu stilerai dei report che poi vanno analizzati. C'è una sezione, diciamo, delle tue analisi, dei tuoi report che fai e che dedichi proprio all'aspetto mentale dei giocatori? Perché poi come vediamo tutti, insomma, ci sono tantissimi talenti che sembrano poter fare cose incredibili, poi non hanno mai la carriera che uno ci si aspetta, o che magari la famosa carriera da giocatore di FIFA dove no, è giovane e forte, per forza diventerà forte, è un aspetto che oltre a te anche le squadre cominciano a considerare di più magari al momento dell'acquisto, è una caratteristica che ti viene chiesta, magari guarda, voglio un giocatore che non solo sia forte, ma che sia capace di reggere, non lo so, l'ambiente di Roma, che è un ambiente particolare, o quello e quell'altro? Guarda, è una richiesta che può essere fatta, non è una cosa comune, ma perché? Perché penso che sia un qualcosa di sottointeso nel momento in cui comunque l'aspetto tecnico, fisico, del livello del giocatore, la prospettiva, ok, io scelgo questo giocatore qui, possiamo andare avanti. A quel punto poi molto spesso è il direttore che si prende comunque carico di conoscere il ragazzo personalmente, conoscere la famiglia, perché poi anche quella è importante. Quindi è un qualcosa che comunque viene fatto al di là poi magari di una valutazione precedente. È chiaro che noi cerchiamo poi di essere di supporto in questo, di individuare bene quale sia la forza mentale del ragazzo, ma è un qualcosa che poi viene fatto a priori. Ti sdogano anche un po' il discorso dei report, perché poi è una cosa che andando a lavorare nel calcio ho scoperto anch'io, nel senso che agli inizi, anche per farmi notare, per mandare lavori, eccetera, no? Facevo queste schede tecniche, questi lavoroni, aspetto tecnico, aspetto fisico, aspetto mentale, ma poi la realtà non è, cioè, non è questa, nel senso che
è una questione proprio di dei feeling. parliamo di esatto, No, cioè no, esatto, quello che ti dico è chiaro che poi due righe te le scrivo sul giocatore, ma poi è difficile trovare comunque no, questo lavoro di è, schede, chissà che è secondo anche la me scheda, la carta parla, ma in realtà non è, il detto non è vero, nel senso la carta non canta, perché credo che poi alla fine per comunicare il calcio, per comunicare il calciatore in sé, comunque un condividere una visione generale che tu hai sul calcio con un'altra persona, per cui se vedete, nel caso in cui vedeste il calcio in maniera differente, allora non riuscireste a comunicare. E, ragazzi, il calcio è cuore, il calcio è sensazione, è esatto, pancia. Il mio sensazione, esatto. lavoro, cioè, vi dico, io non è che nel momento in cui vedo un giocatore dico allora tecnicamente è un 6, è un 7, fisicamente ha questo, quindi è tutta una questione di quello che mi arriva, Esatto. di quello Che ti comunica il che mi comunica. calciatore. Esatto, e tante volte un direttore può prendere un giocatore vedendo 30 secondi di quel giocatore Bravo. ed è un qualcosa che posso collegarmi a Noslin, a Noslin, che è un ragazzo che abbiamo portato insomma la mia agenzia lo scorso gennaio a zero e non come si dice, come risulta anche su Transfermarkt a 3 milioni, a zero dal Fortuna Sittard. Posso dire che anche perché ormai è più che pubblico che siamo vicini. E, Alla Lazio? lo stesso Fabiani, comunque a colloquio, faceva riferimento ad una giocata che lui ha fatto con il Fortuna Sittard, un gol in cui sembrava Leao, anzi, più che Leao, Bale in quel gol no, in Coppa che esce dal campo su Bartra, se lo mangia, Noslin fa un gol del genere e lui faceva riferimento a quella giocata dicendo fai quella cosa? La pancia mi ha parlato, per me la Bravo. possiamo chiudere così. Oppure parlavo con Sabatini, Ederson ai tempi della Salernitana, lo prende perché gli vede fare un controllo a seguire con il Fortaleza, dice a posto, è il mio giocatore. E io ragiono tanto così. No, Eh, esatto, poi te anche chi ha giocato a calcio, non dico alti o medi livelli, ma in un tempo, se hai giocato 16-17 anni a calcio, poi dopo la sensazione che hai, anche questo mi collego a un'altra domanda, vedendo il calciatore dal vivo giocare piuttosto che magari, come detto, in video, è una sensazione di pancia, è una sensazione che dici, ok, questa è la tipologia di giocatore che a me piace perché so la difficoltà di quella giocata nel campo, poi effettivamente. Infatti certo. vedo, no, seguendoti, eccetera, che spesso vieni anche qui nel nord Europa, nell'Europa continentale, Belgio, Olanda, a vedere le partite dal vivo, perché poi la sensazione nasce per forza di cose dal vivo, secondo me. Assolutamente, assolutamente. Puoi vedere cose che a video non vedi, però rimane comunque uno strumento che abbiamo e che poi H24 lavoriamo su quello, quindi non è che bisogna ovviamente crucifiggere il video perché è uno strumento fondamentale, però poi le sensazioni dal vivo sono un'altra cosa. Certo, no, secondo me poi anche le sensazioni proprio dallo stadio, non lo so, sono totalmente diverse e penso facciano tutta la differenza del mondo. Per esempio in Belgio mi ricordo della prima stagione di Mitoma all'Union Saint-Gilloise che seguivo molto e comunque lo vedevi che era speciale, non ne ho visti di altri così speciali, almeno nell'Union che ho seguito molto dal vivo. E lui vedevi che riusciva a dribblare anche su campi di patate che magari in video Bravo. sembravano dei campi Certo. di calcio normali. Dici, ah, ma in Belgio non c'è pressione perché comunque è un paese più piccolo, quando in realtà lui comunque riusciva a giocare anche partite tecnicamente della sua squadra, tecnicamente molto basse, e lui era comunque eccellente, pulito, Certo. preciso. Poi si è visto insomma quello che ha Ti fatto anche in racconto un Tant'è Premier aneddoto che, League. su questo. Ti racconto un aneddoto ok, un aneddoto su questo, perché in quel San Gilloa, a parte che Mitoma è un giocatore che non io, ma un mio vecchio collega mi segnalò quando ancora stava in Giappone, era follemente innamorato, mi innamorai anch'io e questa è una bella cosa. Però un aneddoto è che in quel San Gilloa la punta era Deniz Undav, Sì, un giocatore che oggi sta all'Europeo con la Germania e che in quel punto. periodo lavoravamo e vi dico che non c'era verso, di farlo in Italia non c'era verso, non si trovava il direttore che ci volesse scommettere, chi ci credesse veramente, quindi questo fa capire che tanto le variabili sono talmente
talmente Sì. immense che Ma Ma poi è un forse lavoro infatti, difficile, è un lavoro difficile, e ci vuole pazienza. E qua posso fare un altro esempio, che è Thomas Suslov, giocatore che abbiamo portato al Verona, che oggi è sulla bocca di tante persone, ed è un giocatore che è dal 2020 che io provo a portare, ma per 3 anni mi sono sentito dire: ma è un nano, dove lo metto, l'esterno, a centrocampo come fa a giocare così basso? Quindi il calcio è no, infatti strano. proprio su Suslov, io vidi, penso l'unica partita che ho visto, a parte quelle con la Lazio di quest'anno, del Verona, è stata quella contro il Napoli, a Napoli. E lì poi stavo vedendo la partita con mio padre che mi diceva: sto Suslov ammazza, è forte, ma mi faceva: ma che è dell'amico tuo? Io ti Sì, sì, scrissi sul certo, gruppo ricordo, e tu mi ricordo. risposi: Suslov è perfetto per Sarri. Non Sì, so se sì, ti sì, ricordi. sì, sì, lo penso. Tant'è che Pensavo. infatti poi da lì, Sì, sì, poi sì. dopo No, poi ovviamente adesso con Baroni comunque sia pensavo che si potessero aprire più scenari, però poi servono altre cose, e da qui lo stesso Noslin, che comunque è un giocatore che Baroni conosce bene e che sa quello che può dare. Quindi, ecco, da laziale mi sento di parlare bene, al di là poi del discorso professionale di Noslin come calciatore, come ragazzo, sia per quello che è il valore che può dare alla Lazio tecnico, ma anche tattico, perché comunque parliamo di un giocatore che, allora, ovviamente io leggo poi i commenti qua e là sui social, sento, ma parlo con gli amici, le cose, e capisco che uno vede un giocatore che è sconosciuto, che comunque già di 24 anni, che è arrivato a gennaio al Verona, ha fatto 6 mesi, per carità, ha fatto questi 5 gol e 5 assist, ha salvato il Verona, però è chiaro che il tifoso laziale ambisce a un nome più importante, a un nome più, no, più di nicchia. Noslin, però io posso garantirvi da laziale che è un giocatore che mi mette una sicurezza in questo sistema, con questo allenatore, con questo modo di giocare e in questo momento, che pochi sento me ne possano mettere, perché è un giocatore che intanto ci può fare tutto là davanti, perché può giocare come punta, può fare l'esterno, può fare il sottopunta, e quindi hai un'alternativa di alto livello, fidatevi di me, in tutti i ruoli dell'attacco. È un giocatore che conosce già l'allenatore e il suo modo di giocare, che è un modo di giocare, un 4-2-3-1 molto verticale, molto fatto di duelli, fatto comunque di ripartenze, ed un giocatore così tonico, così dinamico, così esplosivo, così con questa forza che ha, è il suo modo di giocare, è il suo sistema. È un ma giocatore che non ha paura di niente, è un giocatore che calcia da tutte le posizioni, è un giocatore che ha sempre il sorriso in faccia, e questa comunque non è una cavolata, cioè è sempre positivo, è sempre, non l'ho mai visto, posso dirlo con certezza, perché ho visto decine e decine di partite di Noslin fuori dal campionato italiano e tutte le partite di Noslin nel campionato italiano, e la sensazione che ho io è che è un giocatore che oggi può arrivare alla Lazio e può andare via per il doppio del prezzo a cui viene acquistato, perché io credo che sia un giocatore che sia impattante, sia ottimo per la Lazio, per un ambiente come quello della Lazio, perché un'altra cosa fondamentale, se avete fatto caso, Noslin fa 5 gol, ma Noslin da gennaio all'estate con chi ha segnato? Contro la con le Juve, big. contro il Milan, contro l'Inter, contro l'Atalanta, e quindi metterli comunque, metterlo in una città come Roma, in un ambiente difficile come quello di Roma e della Lazio. Lui è arrivato, lui 3 anni fa portava le pizze con lo scooter, è arrivato dal Fortuna Sittard, una piccola squadra olandese, a Verona, a doverti giocare la vita, a dover raggiungere a tutti i costi la salvezza. Zero pressione, tranquillo, sereno, impattante, ed è quello che penso e spero che farà anche alla Lazio. Quindi mi sento di rassicurare tutti i tifosi laziali, e mi sento di... Ma io sono da qui, veramente contento, vi dico la verità. da qui ci possiamo. Il gancio è molto facile perché l'hai nominato, insomma, Marco Baroni. Ti senti di rassicurare i laziali su Marco Baroni? E questa, beh, domanda personale: l'hai mai incontrato? Hai mai avuto modo di parlarci come persona? Come hai detto, Noslin sempre col sorriso. Qual è l'impatto che hai Allora, avuto di guarda, Marco non ho Baroni a mai livello avuto la umano? possibilità di parlarci di persona,
però so dalle persone vicine a me e anche comunque magari dai calciatori, tutti ne parlano molto bene, sia dal punto di vista comunque tecnico, soprattutto dal punto di vista umano, ed io credo che sia quello il suo valore e quello sia il suo punto di forza, perché seguendo il Verona ho notato innanzitutto un Verona che andava a 3000. Il Verona è andato tutta la stagione ad un motore, ad un'intensità veramente alta, l'ha tenuta costante per tutta la stagione e quindi io credo che comunque abbia uno staff che sia in grado di lavorare molto bene su questo aspetto e quindi già questo per noi è una cosa importante. La Lazio sta cercando di abbassare l'età media, quindi io pure una cosa che dico sempre, noi ci chiediamo tanto, ma perché la Lazio poi magari fa due partite ad un livello fisico, poi la terza ogni volta, ma la Lazio è uno dei club con l'età media più alta in Europa, quindi stanno Sì. già cercando di abbassare e di sgonfiare questo, con uno staff che si dedica molto comunque al livello di intensità, di corsa, e quindi sono molto fiducioso su questo. Poi è chiaro, non sarà un calcio come quello che uno si immagina con Sarri o con un altro allenatore che fa del palleggio, fa del possesso, fa di combinazioni e del calcio spettacolo il main focus. È un allenatore che però io ho visto valorizzare ogni giocatore, ho visto trattare bene ogni situazione individuale dei giocatori, valorizzarli, chiedergli cosa pensi di saper fare, cosa non sai fare, cosa vuoi fare. E un esempio è un altro giocatore che ho portato a Verona, che per me è un giocatore fortissimo, che è Serdar. Serdar è un centrocampista che in passato comunque ha avuto un'attenzione mediatica importantissima, un po' di down, solo per questo riusciamo a farlo a Verona, perché non era e non è altrimenti un giocatore da Verona, e mi ritrovo da agosto a gennaio un giocatore così in panchina. Ci chiedevamo, ma come mai, come mai, come mai? No, perché il ragazzo è introverso, è introverso, è introverso, Baroni lo prende e fa un nuovo acquisto a gennaio, perché ci parla, lo capisce, si capiscono, lo reintegra e da gennaio a maggio c'è stato in campo un altro giocatore che poi ha portato alla salvezza del Verona e lì è stato tutto il merito di Baroni. Un Baroni che si è inventato Cabal, è riuscito a valorizzare un giocatore come Cabal a sinistra che ha diversi limiti ma anche tante qualità e lui ha fatto emergere le qualità. Si è ritrovato in difesa senza il giocatore più forte che era Ian, non è stato sostituito per varie ragioni, è riuscito a valorizzare quelli che c'erano, un giovane come Coppola, che apro e chiudo parentesi, sarà per me un giocatore importante. Ma ce ne sono tanti di esempi. Lo stesso Suslov che arriva in estate all'ultimo giorno, quindi senza poi comunque sia il ritiro con la squadra. Un giocatore appunto, come vi ho detto, che c'aveva pochi centimetri, arriva dal campionato dalla Serie B olandese, perché il Groningen era retrocesso, arriva dalla Serie B olandese, lui l'ha visto qualche anno e ha detto questo è il più forte di tutti, ma lo vedete che cazzimma che c'ha, ma lo vedete che temperamento è? L'ha messo in campo, titolare, un ragazzetto dei 20 anni, dei 21 anni, in quel momento che il Verona che ambiva a salvarsi non sembrava possibile. Quindi da questo punto di vista posso dire, cioè, la Lazio, siamo una squadra importante, abbiamo un tasso importante il livello dei giocatori è alto e io credo che un allenatore che lavori così tanto sulle individualità e a far uscire veramente le qualità di ogni giocatore, credo che possiamo divertirci più di quanto la gente pensa e di quanto pensiamo. È chiaro che tutti vorremmo Conte, Allegri non lo so, Certo. Conte, però questa era la soluzione che si poteva fare in questo momento. Prendiamo quello che c'è di buono, perché io il bicchiere lo vedo mezzo pieno. Chiaro. Invece, no, vuoi dire qualcosa, Vale? Sì, no, in realtà mi vengono in mente tante domande da questo discorso perché sono tutte informazioni poi interessanti perché insomma tu il Verona l'hai seguito per una serie di motivi anche molto più di noi e anche nella scorsa puntata io l'unica cosa che ho detto, diciamo, in maniera di vedere il bicchiere anche mezzo pieno, ho detto, beh, io sono molto d'accordo con l'abbassamento dell'età della Lazio, assolutamente una cosa che va fatta. E infatti mi chiedevo se in una situazione che comunque è molto caotica al momento, comunque non chiara quantomeno per i tifosi, poi magari appunto per gli addetti ai lavori è un po' più cristallina,
spero che perlomeno questa situazione e anche l'arrivo di uno come Baroni possa aiutare la Lazio effettivamente a seguire profili più giovani, anche provenienti da campionati che ci permettono di fare acquisti o comunque con un curriculum di giocatori che vengono da campionati cosiddetti minori, ma con profili molto interessanti come i vari Noslin e così via. Spero che perlomeno Baroni e la Lazio possano iniziare un processo di quantomeno rinascita, ricostruzione, partendo dai giovani. La domanda però che ti faccio è, secondo te, che hai anche una visione del progetto Lazio un po' più vicina rispetto alla nostra, pensi che poi l'inserimento di questi giovani in una piazza come Roma sia possibile? Ci saranno altre conversazioni? Perché ad esempio a me quest'anno è molto dispiaciuto che Isaksen per esempio abbia avuto un po' il freno a mano tirato, perché in realtà l'ho visto un giocatore anche lui con grandi capacità tecniche, molto rozze al momento, ma vista anche l'età ci può stare, grezze più che rozze, però ecco, penso che ci sia bisogno di più spazio per giocatori di quel tipo e Noslin mi sembra, anche se un po' più avanti con l'età, diciamo, mi sembra in quell'ottica. Quindi non lo so, pensi che possano essere effettivamente inseriti e pensi che Baroni abbia l'autorità anche di dire, bene, io penso che questo giocatore sconosciuto, tra virgolette, che magari la tifoseria neanche vuole vedere, prendo e lo inserisco, possa farlo? Perché ad esempio Sarri con Ghila è riuscito a farlo nel momento in cui ci sono stati molti infortuni in difesa e non c'erano altre soluzioni. Dopodiché la tifoseria è andata appresso a questa decisione, però insomma per Baroni non saprei. Allora, vi dico che Baroni in realtà è in prima linea sul mercato su questo e gli stanno dando molta fiducia e ascolto. Ok. Quindi comunque c'è sinergia anche con l'allenatore. Quindi Baroni si sta esponendo in prima persona. E questo discorso, io so che allora, comunque i nomi che sono usciti sono tutti nomi che vi posso dire che sono veri, nel senso che sono tutte trattative reali, concrete e parliamo infatti dei giocatori che hanno quell'aspetto mentale in più, hanno quel qualcosa in più, quindi è possibile abbassare l'età media della Lazio ma avere giocatori che possono reggere questa piazza? Sì, facendo il discorso di prima, andando a prendere ragazzi che siano pronti. Quindi questo lo devi capire ovviamente da tante cose, da tanti colloqui, sono tanti aspetti da valutare, però sono giocatori che secondo me possono fare il caso della Lazio. Io voglio citare comunque anche qualche nome, faccio il nome di Dele Bashiru, no? Che è un Mhm. giocatore che ai più è sconosciuto chiaramente. Anche qui c'è un aneddoto perché Dele Bashiru è un giocatore che per un paio di anni ho lavorato, abbiamo provato a portare in Italia, non ci sono state le condizioni e poi purtroppo abbiamo perso il controllo della gente, del giocatore, e quindi adesso è un'altra storia, non sono io che sto gestendo questa cosa. E vi dico che è un animale, no? È quella cosa alla Foloruncio, Sì. perché è un giocatore che può ricordare da un punto di vista tattico, fisico, muscolare Foloruncio, è un qualcuno che è un giocatore che ha quel qualcosa in più dal punto di vista mentale, così come lo penso di Noslin e così come lo penso dell'unico nome che non è uscito sui giornali, che è secondo me la chicca più importante che la Lazio sta portando avanti. È un nome che non si può fare e che speriamo di chiudere e di chiudere il prima possibile, ma vi posso garantire che se andrà in porto ci divertiremo tanto, si divertirà pure nei prossimi anni, lo dico perché saranno tanti i soldi che gli entreranno per Beh, se portarcelo via. facessimo player trading, magari sì, ma diciamo che per adesso non è stata la strategia della società, però in teoria sì, dai. Capito, capito. Ed è questo qua è un altro giocatore su cui ci siamo molto concentrati sull'aspetto mentale e quindi su questo sono tranquillo, sono sicuro, ho visto la voglia, la volontà, allora, ci sarà sicuramente una piccola rivoluzione, nel senso che comunque gli acquisti verranno fatti. Ci sono diversi obiettivi, diversi ruoli, bisogna puntellarli, terzino sinistro, sottopunta, qualcosa sugli esterni, la punta in mezzo al campo. L'intenzione di comprare giocatori c'è. Ci sono idee, sono giocatori secondo me giusti per la Lazio, quindi cerchiamo di essere fiduciosi e speriamo che andrà tutto bene, dai, però mi sembra che siamo su una strada buona. Ovvio, la strada perfetta non è percorribile in questo momento per la Lazio, no?
però siamo fiduciosi perché vedo comunque luce, vedo buoni spiragli. Eh, no, una domanda a margine, no? Dato che hai citato, che hai menzionato la parola rivoluzione. Secondo te perché la rivoluzione di Baroni e non la rivoluzione di Sarri dello scorso anno o quella proposta da Tudor? Questo va oltre, nel senso che poi ci sono discorsi Da interni, tifoso. che noi non sappiamo, perché poi come è andata la vicenda Sarri, anche Tudor, quelli che possono essere stati gli attriti, purtroppo non lo so, non voglio dire cose che non sono vere, quindi forse Baroni può essere in questo momento un allenatore che un minimo più accondiscendente su alcune cose, per quanto, come vi ho già detto, si sta esprimendo ed esponendo in prima persona e ha potere decisionale, però magari Anche dal punto di vista economico, diciamo, credo, esatto, non lo anche so. visto dal punto di vista economico è un po' più morbido. Magari il Sarri si aspetta il giocatore dal Chelsea, Tudor anche, magari Baroni può andare a prendere delle Bashiru dall'Antalyaspor, no? No, Quindi no, è penso proprio che sia un po' questa un la modo chiave. opposto. È stato sempre un po' questo, no? Il problema della gestione dell'Odito. Una macchina che arriva a pieni giri, poi quando dovrebbe fare, no, il sorpasso in termini sia di classifica sia di obiettivi, il motore arriva a pieni giri, si ingolfa e si riparte da capo, ecco. Per cui appunto abbiamo visto con Sarri, abbiamo visto con Simone Inzaghi. Quindi Baroni, ecco, la nuova era Baroni è un'era in cui si può ripartire, consapevoli perché poi probabilmente quando, e io me lo auguro, si arriverà a portare questa macchina a pieni giri come è successo con Sari col secondo posto e con Inzaghi nel suo penultimo anno, non ci debba essere l'ennesima ricostruzione o appunto rivoluzione da capo. Questo è il mio augurio, ma comunque sia come progetto di ricostruzione, che penso che ormai sia un obiettivo dichiarato della società. Ecco, le cose che ci hai detto su Marco Baroni sono molto, molto importanti, soprattutto in questo momento in cui la piazza, appunto, non tanto dal punto di vista tattico, che poi magari analizzeremo, perché nella puntata precedente in cui abbiamo parlato di Baroni ancora a caldo durante la protesta che stava avvenendo a Roma, abbiamo detto alcune inesattezze proprio perché non lo sappiamo, non sappiamo il modo di giocare le tattiche Baroni e ci siamo fermati su un piano superficiale di giudizio dell'appeal dell'allenatore. Ma appunto ecco, potremo anche analizzare e approfondire questo aspetto. No, come vi dicevo prima, sarà un calcio fatto di tanti duelli, un calcio comunque veloce perché io mi aspetto una Lazio da un punto di vista fisico intensa e pronta, preparata, costante durante la stagione, un calcio verticale fatto di duelli, di ripartenze e non ci sarà niente da inventarsi, sarà una battaglia ogni giornata e penso che potremo vedere insomma una Lazio bella guerrigliera. Che Questo è poi in quello che mi realtà, aspetto. che poi in realtà il calcio fatto di duelli, specialmente individuali, è un po' quello che sta succedendo in tutta Europa e non solo, quindi è proprio un po' la direzione che sta prendendo il calcio. Poi, ovviamente, ripeto, sempre in maniera superficiale, non so quanto Baroni, ma se tu lo descrivi così, appunto, ci credo assolutamente. Diciamo, potrebbe essere una scelta appunto anche in tendenza con quello che sta succedendo nei maggiori campionati europei, ovvero di un calcio che richiede poi questo tipo di profili e penso che specialmente Noslin di quelli trattati sia un profilo che abbia dimostrato al momento di saper fare questo. Ti faccio una domanda provocativa, giusto perché sei un po' più esperto di mercato sicuramente di tutti noi. Dopo questa prestazione eccellente di Zaccagni, il famoso gol di Zaccagni contro la Croazia, io sono assolutamente a favore del player trading, cosa che la Lazio fa, non fa, anzi. Tu saresti, per esempio, fossi un dirigente, saresti pronto a cederlo subito e magari diciamo, capitalizzare su quello che è l'europeo, che così come i mondiali è una competizione che ti permette di fare delle plusvalenze anche grazie a 10 minuti di partita buona fatta da un giocatore. Perché io, mi dispiace dirlo, effettivamente lo venderei. Non perché non Guarda, sia forte, ma perché penso che il valore possa andare, non dico alle stelle, ma insomma. guarda, se dobbiamo parlare da Lazio Club Bruxelles
come se ci stessimo prendendo un caffè al bar, io ti direi che sarei pronto a cederlo e che ne farei anche a meno. Quindi Certo, personalmente è un giocatore che ovviamente ha altissime qualità, sì, è un giocatore da Lazio, sì, sì. è un giocatore che ci ha aiutato tanto, che fa tanto e che farà tanto, speriamo. Però io credo che non sono un grande fan di Zaccagni per diversi aspetti. Credo appunto che preferisco esterni che abbiano altre caratteristiche, altre qualità. Facevi prima il nome di Isaksen, no? E appunto il problema di Isaksen probabilmente è stato proprio quello mentale e quello di magari non essere così, non avere quelle fiamme che spero di vederli invece nella prossima stagione, ma è un profilo che ha una gamba che credo che ecco, nel calcio di Baroni, che credo che in questo momento possa servire di più. Ma è un discorso veramente personale, di gusto personale, stiamo chiacchierando fra amici Certo, e quindi certo. credo che ovviamente questo europeo, da come sta andando, può dare una valutazione maggiore a Zaccagni. Vedo che i nomi di esterni comunque sul taccuino della Lazio sono diversi, quindi mi sono anche chiesto e se stessero coprendo Esatto. un'eventuale partenza di Zaccagni, quindi io credo che nella loro testa questa idea non sia impossibile. Quindi Diciamo, io non penso che lo vendano perché da modus operandi Lotito, specialmente dopo un rinnovo del genere, per lui è considerato come un nuovo acquisto Zaccagni, Io quindi oggi lo dico, ha fatto anche una dichiarazione, ha detto tipo Zaccagni è una bandiera o una ma roba del genere. esatto, esatto, il classico. L'ha blindato, come dicono quelli bravi. per Comunque, carità, per carità, però abbiamo visto, noi siamo laziali, le abbiamo Sì, viste tutte noi, quindi vedi Luis Alberto ah che sì, sì, rinnova, dopo un mese va là e dice ciao, io strappo il chiaro. io non contratto, farò più quindi parte, vabbè. esatto, quindi poi insomma l'abbiamo viste tutte, quindi ci possiamo Ma aspettare forse di più. a margine di ciò, distanziandoci un po' dal mondo Lazio, ecco, andiamo a Vi fare posso dire, non so se lo posso dire. Vabbè, mi è dai, arrivato vai, mo il dillo, dai. messaggio, mi è arrivato mo il messaggio, dovrebbe arrivare domani, Noslin, eh? Domani Ok, tra... Attenzione. sicuramente la puntata non uscirà domani, Beh, quindi Quindi dovremmo fare uno domani arriva sponsor. anche se dovremmo, ma vabbè, lasciamo ad domani altri da Amsterdam. pseudogiornalisti la corsa alla news, ecco. Noi ci occupiamo di roba concreta, anche se adesso è concreto, quindi. Comunque sì, a margine di ciò, ti volevo chiedere, Lorenzo, innanzitutto un aneddoto relativo al tuo lavoro, al mondo del calcio, a personaggi, quello che vuoi, insomma, e di segnalarci qui in Belgio un paio di talentini da tenere d'occhio. Guarda, un aneddoto l'ho già raccontato, però mi fa piacere raccontarlo perché mi diverte e è un bello spunto, secondo me, che riguarda Festi e Bosele, che è un giocatore che abbiamo fatto ormai nell'estate del 2022, 2 stagioni fa all'Udinese, un giocatore di cui siamo molto contenti, che ha comunque fatto un percorso, sta facendo un percorso, sta migliorando le sue lacune. Purtroppo questa stagione l'Udinese è stata in difficoltà fino alla fine, quindi aveva bisogno nell'ultima parte di stagione di qualcosa, di un giocatore più esperto, di qualcosa di più, e quindi ha giocato di meno, però siamo contenti ed è nel percorso. E praticamente anche per far capire come funziona il mio lavoro, io una notte giocando su FIFA, facendo la carriera, perché poi chiaramente no, sto lì che continuo a fare mercato perché è quello che faccio e quello che mi piace fare. Ero con una squadra di Serie D inglese, dovevo trovare un quinto velocissimo che costasse nulla. Trovo questo Festi Bosele, vedo, mazza, guarda che non costa niente, guarda che dati di accelerazione, di velocità. Lo provo, dico, mazza che animale questo. E chiaramente a me che faccio questo lavoro, lo spunto dove va? Ma fammi andare a vedere nella realtà che giocatore è, com'è. Chiaro. Vedo immediatamente, perché era appena iniziata la stagione, lui giocava in Championship, in Serie B inglese, nel Derby County, erano passate 2 o 3 partite, ancora non l'avevo visto, vedo questo giocatore e rimango subito colpito. E da lì, quindi, qual è stato il mio step? Dico, perfetto, questo è un giocatore da Udinese, guarda che forza, guarda che gamba, vado subito a cercare il suo profilo, a cercare il suo agente, vedo che sarebbe andato a scadenza la stagione successiva e quindi era un'occasione di mercato.
trovo l'agente, lo contatto e nel giro di un mese è stata fatta l'operazione all'Udinese, è stato proposto il giocatore ed è stato fatto poi la stagione successiva a zero. Quindi è un lavoro che io faccio che parte anche come gioco, che posso prendere tanti spunti ma dalla semplice chiacchierata con un amico, perché chiaramente poi io non sono in possesso di nessuna legge, di nessuna formula matematica. A me piace confrontarmi con i miei amici, sentire le idee, i pareri e magari da Diego che mi dice una cosa io posso attenzionare più qualcosa piuttosto che altro, posso dire però aspetta, forse c'ha ragione, fammici dedicare un po' di più di pensiero. Quindi è un qualcosa di cui mi nutro tutti i giorni, no? Da chiunque, da chiunque. Poi per risponderti alla tua domanda su qualche talento in Belgio, visto che non voglio insomma fare il lavoro ad altri, ti faccio qualche nome che ho già in controllo e quindi speriamo di vedere presto in Italia. Un paio di giocatori giocano nell'Euven, che questa stagione ha fatto, se voi in Belgio se avete seguito, una stagione importante, andare a fare anche i playoff per l'Europa, che sono un centrocampista 2005, Ezequiel Banzuzi, che vi consiglio di vedere, è un giocatore che già sono 2 anni che gioca in prima squadra, la scorsa stagione in Serie B olandese con il NAC Breda. Non è facile trovare un ragazzo di 19 anni che ha già una settantina di partite in prima squadra nel professionismo. E l'altro è un terzino destro che si chiama Ricci Sagrado, è un classe 2004 ed è un altro giocatore che secondo me diventerà molto importante. Poi ti posso citare anche nel Mechelen un centrocampista 2004 che si chiama Mukau, che è un profilo molto moderno, un giocatore come Banzuzzi, poi sicuramente avremo modo in futuro di vederli, di seguirli e speriamo in Serie A. Però il mio giocatore preferito in Belgio e che controllo e di cui non posso fare il nome, spero che verrà alla Lazio e ci salverà da ogni pena, ve l'assicuro. Vabbè, questa è già una mezza notizia, dai. Chissà se il nuovo Zarate verrà dal Belgio. Il nuovo Chissà, chissà. Zarate. Però è assolutamente un modo di andare a chiudere un po' una puntata. Innanzitutto, questa posso dire è stata una delle forse poche puntate dove abbiamo visto rosa, diciamo, è stata abbastanza positiva, anche perché Lorenzo ci ha portato un sacco di informazioni non solo utili per capire meglio questo mondo, ma anche interessanti dal punto di vista Lazio per capire dove andremo a parare con questa nostra stagione. Quindi diciamo che questa notte vado a dormire un po' più tranquillo, un po' più rilassato rispetto ad altre volte dove invece abbiamo anche speso. L'obiettivo era rasserenarvi un attimo, quindi No, no, ci siamo anche perché riusciti. poi devo dire che sui vari media laziali o sportivi, insomma, di solito le note sono sempre molto estreme, al di là che siano positive o negative. Quindi mi ha Ma fatto. ultimamente estreme in positivo, però va bene, Ma, dai. Diciamo ma che bilanciano un po' con quello che è la pancia in questo momento, il tifo, penso quasi la totalità, che sì. sostanzialmente anche a ragione vede nero. Però, Quindi però, sì. insomma è anche utile un po' anche nello stile del nostro podcast di parlare in maniera No, ma bilanciata no, e sono d'accordo anche perché noi abbiamo portato una persona che comunque ha la situazione, non si sta parlando di supposizioni, non si sta parlando di pensieri personali, si sta partendo da dati empirici, per cui si sta descrivendo in maniera più dettagliata e più realistica possibile quella che è la realtà. Poi ognuno può trarre le sue conclusioni e appunto per questo ci sono i mezzi, le radio giù a Roma, eccetera. Ma qui abbiamo analizzato dal punto di vista empirico la situazione. assolutamente, assolutamente, che è sicuramente il modo di fare che ci piace di più. Ti ringraziamo ancora una volta, Lorenzo, anzi speriamo di vederti Grazie a anche voi. magari in altre puntate, non solo per commentare nuovi possibili o future Assolutamente. trattative, ma insomma mi ha fatto molto piacere parlare di calcio con i fatti e soprattutto con qualcuno che ne sa veramente tanto, quindi io vi ringrazio ragazzi e ci vediamo alla prossima puntata. Grazie a Grazie a voi, tutti. ciao a tutti. Ne approfitto anche per salutare i ragazzi di SDC che hanno promosso la puntata. E vi saluto e vi rinvio al prossimo episodio. Grazie ancora, Lorenzo. Grazie a voi, grazie a voi.